Benvenuti o bentrovati sulle orme degli animali. In questo episodio parleremo di un insolito animaletto in grado di conquistare gli animi di chiunque lo veda, ovvero il cercoletto, conosciuto anche con il nome Kinkajou. Il cercoletto è originario del Centro America e in seguito alla formazione dell'Istmo di Panama si diffuse anche nel Sud America e vive prevalentemente nella foresta tropicale. Riuscire a vederlo in natura è un evento più unico che raro, poiché si tratta di un animale notturno. Il cercoletto infatti esce dalle cavità degli alberi per andare alla ricerca di cibo quando è buio. Mentre appena si fa giorno torna a dormire. Inoltre scende a terra raramente, poiché si sposta tra un albero e l'altro sfruttando la sua coda, che ha la caratteristica di essere prensile, cioè di riuscire ad afferrare le cose. Esso infatti la utilizza come una corda per avere maggiore sicurezza durante i suoi spostamenti. E per questo aspetto potrebbe sembrare una scimmia, ma in realtà non è neanche lontanamente imparentato con esse. Il cercoletto appartiene infatti a tutt'altra famiglia, ovvero a quella dei procionidi, insieme ai procioni, ai coati, agli olingo e ai bassarischi, anche se è l'unico della sua famiglia ad avere la coda prensile. Per afferrare il cibo, il cercoletto non usa la coda, poiché non è dotata dei cuscinetti tattili, ma impiega le zampe, mettendosi nelle posizioni più disparate, e tra i suoi alimenti preferiti c'è senza dubbio la frutta. Ad esempio, va matto per il mango, l'avocado, i fichi e le noci dal guscio ancora tenero. Dunque, un albero pieno di frutta matura rappresenta un bottino molto ghiotto per questi animali e per tale motivo popolano spesso di notte gli stessi posti in cui si trovano durante il giorno i cebidi, che ambiscono per lo stesso cibo e vivono nelle stesse zone. Un'altra particolarità del cercoletto è la sua stretta ed estroflessibile lingua, lunga ben 12 cm, grazie alla quale riesce a prelevare tutta la polpa dei frutti, oltre che il nettare dei grandi fiori e il miele. Non a caso viene soprannominato anche l'orsetto del miele. Inoltre si ciba anche di insetti che riesce a catturare persino mentre si trovano in volo o nascosti nelle loro tane. La sua testa è rotonda, con il muso smussato, mentre le orecchie sono piccole e rotonde e gli occhi sporgenti con l'iride castano. Se ne conoscono 7 sottospecie che differiscono per la struttura cranica o dentaria, per le dimensioni o per il colore del folto e morbido mantello, che al tatto sembra velluto, e il cui colore può essere giallo-bruno, bruno-olivastro, bruno-rossastro o argilla. Sul dorso i riflessi sono più bronzei o è presente una striscia nera, mentre il ventre è più dorato. La robusta muscolatura del collo è coperta da abbondante pelle molle e cascante. Invece le lunghe dita sono dotate di artigli aguzzi e ricurvi che lo aiutano ad arrampicarsi. Il suo nome scientifico è Pothos flavus e tra i procionidi quello che gli somiglia di più è l'olingo, anche se non sono strettamente imparentati. Ma il cercoletto si distingue da esso, oltre che per la coda prensile, per l'avere un muso più schiacciato, per la sua lingua estroflessibile e per la mancanza di ghiandole anali. Delle ghiandole odorifere però le possiede anche il cercoletto e le ha posizionate sotto gli angoli della bocca, intorno all'ombelico e sul collo, e con esse lascia il suo odore sugli alberi,
non per marcare il territorio, ma per favorire il ritrovamento con gli altri esemplari della stessa specie nei luoghi comuni. Per riprodursi i cercoletti non hanno un periodo specifico, quindi sta alla femmina far capire al maschio quando è pronta, lasciandogli udire un richiamo simile ad un fischio. E dopo una gestazione che dura quasi 4 mesi, essa dà alla luce 1 o 2 piccoli, all'interno di un giaciglio ricavato nella cavità di un albero. Alla nascita i cuccioli pesano pochissimo, dai 150 ai 200 grammi, e sono ricoperti da un morbido pelo argenteo. E mentre i loro occhi si aprono tra il 7° e il 19° giorno, la coda diventa perfettamente prensile tra il loro 2° e 3° mese di vita. Da adulti possono misurare dagli 81 ai 113 cm, dei quali buona parte è costituita dalla coda, che ricopre dai 40 ai 55 cm, mentre il peso va dai 2 ai 4,5 kg. Inoltre c'è da dire che, salvo specifiche eccezioni, il commercio a livello internazionale del cercoletto è proibito. Spero che questo video sia stato interessante. Per conoscere tantissimi altri animali, cliccate sul tasto iscriviti e, se volete, lasciate nei commenti quale tipologia di animale vi piacerebbe approfondire. Vi mando un saluto e a presto!